mettiamo qui? Il caffè. Il caffè è probabilmente una delle bevande più bevute al mondo, se non la più bevuta al mondo, insieme molto probabilmente alla cioccolata e all'acqua, che ovviamente sgorga naturale da ogni sorgente in giro per il mondo. Il caffè è anche la bevanda che ha la più grande controversia al mondo, nel senso che è la più grande bevanda dibattuta a livello mondiale. Questo perché di caffè ne esistono diversi tipi, diverse tipologie e ognuno ha il suo pensiero riguardo al caffè, se è buono, se è cattivo, se ci piace, se non ci piace e qual è il caffè migliore. Allora cominciamo a sfatare alcuni miti. Non esiste un caffè migliore di qualcun altro. Il gusto del caffè è una cosa soggettiva, quindi ogni persona ha il proprio gusto. Quindi dire che un caffè è più buono di qualcun altro è una cosa molto personale. Possiamo però fare delle distinzioni. Innanzitutto dobbiamo cominciare a capire che il caffè proviene da un frutto. Il caffè è un frutto, il chicco del caffè è un frutto. Ed è un frutto che nasce e cresce nella fascia equatoriale della Terra, quindi in tutti quei paesi che hanno una temperatura medio-alta, se non quasi tropicale. Quindi Costa Rica, Brasile, Salvador, in Africa i paesi subsahariani, in Asia, Indonesia, e Laos, Vietnam, eccetera, eccetera, eccetera. Questo dà a certi paesi la possibilità di far crescere le piante del caffè in maniera estensiva e di produrne una quantità enorme. Della pianta del caffè esistono due specie, la robusta e l'arabica. Si pensa notoriamente che la pianta dell'arabica sia molto più di alta qualità rispetto a quella della robusta. Questo è vero fino ad un certo punto ed è vero direi in parte. Le due piante sono molto diverse, producono due chicchi di caffè diversi che hanno delle resistenze completamente diverse ma anche delle qualità diverse. Allora, la pianta dell'arabica innanzitutto è una pianta un attimino più delicata e quindi va curata in maniera diversa rispetto alla pianta della robusta. Si chiama robusta la pianta della robusta proprio perché anche in temperature un pochino meno calde e sollecitata dai venti atmosferici più aggressivi resiste lo stesso. La pianta dell'arabica è più delicata, quindi si rovina molto più facilmente e noi possiamo avere un raccolto peggiore a seconda del clima dell'anno o della tipologia climatica che abbiamo in quel periodo. Quindi la robusta si differisce dall'arabica perché sono due piante un po' diverse tra di loro. I chicchi che producono sono anch'essi diversi. Il chicco dell'arabica è un chicco molto più bello da vedersi, è molto più delicato, molto più farraginoso, mentre invece il chicco della robusta è un pochino più brutto alla visione e resiste di più. Quindi abbiamo due tipologie di piante di caffè che sono l'arabica e la robusta. I paesi produttori producono quantità industriali. I paesi di maggiore produzione sono il Brasile, sono il Costa Rica che ha un'economia quasi impiantata al 100% sulla produzione di caffè, l'Honduras e lo immettono sul mercato. Vi è propriamente un mercato azionario del caffè. Un po' come il stock option, un po' come il Nasdaq per le azioni delle società, vi è una borsa del caffè. In questo momento cosa succede? Succede che chi compra il migliore caffè sul mercato? Le multinazionali. Le multinazionali sono le società che, avendo a disposizione grandissimi capitali, sono coloro le quali arrivano sul mercato e comprano la maggiore quantità e la migliore qualità di caffè. Questo però poi non vuol dire che la multinazionale ne faccia un buon uso di questo caffè che compra. Magari lo rivende a delle sussidiarie che lo rivendono a loro volta a terze parti o a quarte parti, lo rimettono magari sul mercato, magari un mercato parallelo o addirittura un mercato un po' falsificato, oppure se lo tengono in casa e lo utilizzano per i loro scopi. Multinazionali come la Nestlé, come Starbucks, sono tra i più grandi compratori di caffè del mondo e lo utilizzano, per esempio Starbucks, per tostare e macinare per tutti i propri punti vendita in giro per il mondo. Il fatto che magari voi siete andati da Starbucks e il caffè non vi sia piaciuto, questo è un altro discorso, perché a questo punto entrano in gioco altri fattori. Prima di tutto la conservazione. Essendo un frutto, il caffè deve essere conservato in maniera corretta. Ovviamente le multinazionali hanno tutti gli strumenti per conservarlo in maniera corretta. Poi esiste la tostatura. La tostatura è quel processo che trasforma il caffè da frutto quale è, frutto vivo che si trasforma nel tempo, a chicco di caffè, quello che voi comprate all'interno del pacchetto, a chicco duro
che poi viene macinato per poter fare il caffè. Quindi questo processo di tostatura e insacchettamento è un processo abbastanza delicato. Se si sbaglia questo processo, tutta la catena del caffè va ad essere compromessa. Quindi bisogna stare molto attenti chi fa questo processo. Le multinazionali, ovviamente, avendo a disposizione grandissimi capitali e tanti soldi, hanno la possibilità di avvalersi dei macchinari più sofisticati e più all'avanguardia. Quindi da un certo punto di vista noi abbiamo che sia l'arabica che la robusta sono comprate per la maggior parte, l'alto livello sia dell'arabica che della robusta, dalle grandi multinazionali. Poi queste multinazionali trasformano il loro caffè per diverse destinazioni. Il fatto che magari voi andiate in una di queste multinazionali, o meglio, da Starbucks, cioè una catena di caffè, e beviate un caffè che a voi non piace, è legato all'ultimo passaggio, che è come viene utilizzato il caffè per fare il vario espresso, cappuccino, il caffè latte, eccetera, eccetera, eccetera. Qui si entra in un mondo che è diverso all'ennesima potenza, ossia, cosa faccio io della tostatura dell'arabica e della robusta? Li uso in maniera singola, cioè uso il 100% dell'arabica, il 100% della robusta, o ne faccio dei blend? Anche qui i discorsi sono tanti, si potrebbe stare a parlare per ore e ore e ore cosa si deve fare da questo punto di vista. Io vi posso dire cosa fanno gli italiani, per esempio. In Italia, patria del caffè espresso e del cappuccino, noi siamo abituati a fare i blend. I blend non sono nient'altro che dei mix tra robusta ed arabica. In Italia è rarissimo che voi possiate entrare in un caffè, in un coffee shop, e chiedere un espresso e vi venga servito un'arabica 100% o una robusta. Una robusta sicuramente no, ma anche un'arabica 100% è molto raro. Questo perché? Perché l'italiano ha scoperto che le proprietà organolettiche sia dell'arabica che della robusta danno il loro meglio quando sono mischiate. Allora, facciamo un esempio molto chiaro. L'arabica contiene meno caffeina della robusta, ma ha un aroma molto più marcato. Se invece cercate una corposità, dovete andare su una robusta. La dolcezza è dell'arabica, la delicatezza è sempre dell'arabica, ma se volete ottenere una cremosità al 100% dovete tornare sulla robusta. Voi capite che abbiamo caffeina, aroma, corposità, dolcezza, delicatezza e cremosità, che sono 6 caratteristiche, 3 che sono appannaggio dell'arabica e 3 che sono appannaggio della robusta. Ecco che gli scienziati, gli esperti di caffè italiani, cosa hanno fatto? Hanno tentato, con successo chiaramente, di mettere insieme le due cose per trarne il maggior beneficio e il maggior vantaggio. Oggigiorno, se voi andate in Italia e prendete un espresso, cioè un caffè, come si dice in Italia non si dice voglio un espresso, si dice voglio un caffè, quando entrate in un bar, vi danno sicuramente un blend. E di solito è un blend al 70-30, quindi 70% arabica, 30% robusta. Poi vi sono blend che non sono 70-30, ma 80-20 o addirittura 50-50 per chi vuole usare di più. C'è anche un altro discorso da fare, il cappuccino. Il cappuccino, che è stato inventato in Italia anch'esso, ha la componente del latte. Voi sapete benissimo che il latte è dolce e la dolcezza è già data dal latte. Quindi se voi mettete un arabica al 100% che è già dolce di per sé, con il latte non sta bene. Quindi ecco che per fare un cappuccino di solito si usa una miscela e un mix tra robusta ed arabica e a quel punto si può aggiungere il latte senza grossi problemi. Torniamo all'inizio. Vi dicevo, il caffè ovviamente è una delle bevande più bevute al mondo ed è anche una tra le più dibattute. È inutile stare a ragionare su quali sono i gusti delle persone. Ognuno ha i propri. Ma io vi posso assicurare che ho fatto l'esperimento con tantissimi amici. Quando gli si presenta una tazzina di caffè arabica 100% e poi subito dopo gli si presenta una tazzina di caffè con un blend, la persona, qualunque essa sia, all'80-90% sceglierà sicuramente la parte di blend. Questo perché? Perché, come ho detto prima, gli scienziati hanno stabilito che i blend permettono di avere le 6 caratteristiche, quindi caffeina, aroma, corposità, dolcezza, delicatezza e cremosità, tutte insieme. Qual è il vostro parere su questa cosa? Qual è il caffè che vi piace di più? Preferite un'arabica al 100%, una robusta, un blend? Scrivetelo nei commenti e fatemi sapere. Mi raccomando, fate subscribe al mio canale e al prossimo video. Grazie, ciao!